bentornati sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Sono contenta di ritrovarci finalmente dopo qualche settimana e pensando a cosa fare per voi in questo video, alla fine ho deciso di parlare di due espressioni che usiamo quando vogliamo esprimere la conclusione di qualcosa, di un evento o di un'azione, ma hanno un significato diverso e per questo qualche volta possono creare problemi agli studenti. Quali sono queste espressioni? Le ho appena usate nella piccola introduzione. Avete capito? Vi faccio due esempi. Il primo esempio. Ieri sono andata in montagna, ho camminato molto e alla fine ero proprio stanca. Il secondo esempio. La settimana prossima è Natale. Finalmente avrò un po' di giorni di vacanza. Allora, vediamo insieme. Nel primo esempio ho usato alla fine, che ha la funzione di avverbio, e ho detto che a conclusione della mia passeggiata ero molto stanca. Nel secondo esempio ho usato finalmente, che è un avverbio. Ma avete capito? Nel secondo esempio io ho espresso che non vedo l'ora che arrivino questi giorni di vacanza, li attendo. Allora, abbiamo usato alla fine e finalmente per esprimere la conclusione o il risultato di un evento, di un'azione. Ma avete capito la differenza? Alla fine indica il momento finale, la conclusione di un evento o di un'azione. Per esempio, se dico alla fine Sara ha deciso di non venire alla festa, significa che dopo averci pensato, a conclusione del suo ragionamento, Sara ha deciso di non venire alla festa. Finalmente indica la conclusione, ma attenzione, generalmente questa conclusione è attesa, è desiderata, è sperata e c'è un sentimento di soddisfazione perché il fatto atteso si è realizzato. Quindi c'è un'implicazione, una connotazione emotiva. Se io dico finalmente Marco ha superato l'esame, studiava da tempo senza riuscirci e adesso è soddisfatto del suo risultato. Quindi, ripeto, alla fine e finalmente tutte e due indicano la conclusione o il risultato di un'azione o di un evento, ma se noi vogliamo sottolineare la soddisfazione per questa conclusione, allora dobbiamo usare finalmente. Faccio altri esempi. Se io dico alla fine Marta è arrivata, io dico semplicemente che Marta è arrivata dopo un po' di tempo, a conclusione di qualcosa. Ma se io dico finalmente Marta è arrivata, significa che io aspettavo Marta e sono contenta che sia arrivata. Ora facciamo altri due esempi che ci dimostrano appunto la differenza nel significato di alla fine e finalmente usando la stessa frase. Se io dico ieri ho lavorato troppo al computer e alla fine mi è venuto il mal di testa, non posso dire ieri ho lavorato troppo al computer e finalmente mi è venuto il mal di testa. Non c'è nessuna soddisfazione nell'avere il mal di testa, ovvio. Finalmente può essere usato anche come un'esclamazione. Io ho un appuntamento con Marco, lo sto aspettando, Marco è in ritardo, lo vedo arrivare e dico ah, finalmente. Alla fine
lo possiamo sostituire anche con infine nel significato di a conclusione. Per esempio dico è arrivato prima Luca, poi Marco e infine Marta, cioè vuol dire è arrivata per ultima. Oppure quando faccio il tiramisù metto prima i biscotti, poi la crema e infine il cacao, cioè come ultima cosa metto il cacao. Bene, adesso io vi lascio delle frasi con cui potete esercitarvi per l'uso di alla fine e finalmente. Scrivete la vostra soluzione ai commenti a questo video, così anch'io potrò vederla. Queste sono le frasi. Bene, io vi ringrazio e vi aspetto per la prossima video lezione. Ma se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici che studiano la lingua italiana. E se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi adesso per non perdere le altre video lezioni. E seguiteci sulle pagine Facebook, Instagram, LinkedIn. E se volete sapere di più delle nostre attività e della nostra scuola, visitate il nostro sito classe-italiana.com. Allora vi aspetto e vi saluto. Ciao da Francesca di Classe Italiana.